Fullmetal Alchemist ha da poco compiuto 20 anni. Inizio così questo video in modo da farvi sentire un bel po' vecchiotti e colgo la palla al balzo riguardo all'annuncio del nuovo manga di Hiromu Arakawa, un manga che sarà probabilmente ambientato nel Giappone feudale con protagonista un arciere che è ancora privo di un titolo, ma di cui abbiamo visto una prima immagine che in questo momento probabilmente vi starò mostrando a schermo, per parlarvi un po' proprio di Fullmetal Alchemist, una delle mie opere preferite in assoluto. Ah sì, questo video non conterrà in alcun modo spoiler su Fullmetal Alchemist, potete quindi guardarlo tranquillamente anche se non avete ancora letto il manga o visto l'anime. Voglio solo semplicemente parlarvene e farvi venire la voglia di recuperarlo o di fare un buon rewatch. Nel 2021 ci sono ancora tantissime persone che consigliano di leggere Fullmetal Alchemist o di guardare Fullmetal Alchemist Brotherhood. Molti consigliano addirittura di iniziare a leggere manga partendo proprio dall'opera dell'Arakawa, trattandolo un po' come l'opera magna dei Battle Shonen. E tutto questo successo, anche a distanza di 20 anni dalla sua uscita, a mio avviso, è più che meritato. Il mondo di Fullmetal Alchemist è un mondo nel quale l'alchimia è una vera e propria scienza. Una scienza che va studiata dalle basi e che passa tra tre processi. Quello della comprensione della materia, che dopo essere stata compresa può, tramite l'alchimia per l'appunto, essere scomposta e ricomposta a proprio piacimento. Una scienza che mostra la sua potenza e pericolosità già soltanto all'inizio, mostrandoci i due personaggi protagonisti. Edward Elric, un ragazzino che per via di un esperimento fallito ha perso una gamba ed un braccio, ed Alphonse Elric, suo fratello, che nello stesso esperimento ha perso il suo intero corpo, riuscendo a mantenere solo la sua coscienza, attualmente legata ad un'armatura vuota. Ed è proprio partendo da queste basi molto solide che Hiromu Arakawa, nel 12 luglio del 2001, pubblica il primo volume della sua opera più famosa. Un'opera che, nonostante si porti ormai 20 anni sul groppone, e più di 10 anni dalla sua conclusione, non ha niente da invidiare ai Battle Shonen più recenti. E anzi, spesso si erge al di sopra di questi ultimi, specialmente per il suo stile narrativo. C'è un elemento che viene ben definito già dall'inizio dell'opera e che colpisce subito il lettore o il fruitore che si approccia per la prima volta all'opera stessa: il viaggio. Fullmetal Alchemist di questo parla, di un viaggio alla ricerca di un misterioso oggetto mistico che promette poteri inadeguati e indefiniti, poteri tanto grandi e vasti quanto proibiti. Lo sappiamo, i Battle Shonen sono spesso molto simili l'un l'altro, sono pieni di cliché, di battute e di situazioni simili tra loro e incarnano molto spesso valori ben definiti e quasi dettati dal target stesso. La grande fortuna nonché la grande qualità di Fullmetal Alchemist è quella di vivere al di fuori di questi cliché e degli stereotipi del suo stesso genere. Già nei primi capitoli e nei primi episodi, nel caso di Brotherhood, noi lettori e spettatori assistiamo a scene molto crude, narrate con una certa freddezza, che ci riportano con i piedi per terra tra uno spezzone ironico e l'altro e ci rendono partecipi di un mondo narrativo costruito in maniera molto cruda e realistica. Caratteristiche narrative che non solo resteranno tali dall'inizio alla fine del manga, ma che vanno anche oltre e diventano man mano sempre più serie e pesanti per chi fruisce dell'opera. Guardare Fullmetal Alchemist Brotherhood per me è stato esattamente come guardare una buona serie TV, una di quelle scritte bene, e faccio questo esempio che porta l'opera stessa al di fuori del suo genere, in quanto nessun altro anime Battle Shonen mi aveva mai fatto provare qualcosa di simile prima di Fullmetal Alchemist Brotherhood. Forse nel presente c'è riuscito soltanto Attack on Titan. Anche lui ad una certa si discosta un bel po' dal suo genere iniziale. E ecco, in Fullmetal Alchemist potete trovare lo stesso equilibrio di scrittura, tempi comici e scene serie che potreste trovare in una buona serie TV, anzi di una miniserie, perché dura anche poco. E questa è un'altra grande qualità di Fullmetal Alchemist. Sia il manga che l'anime, sempre Brotherhood ovviamente, l'unico anime di Fullmetal Alchemist qualitativamente eccelso e degno di rispetto,
finiscono esattamente quando devono finire, senza allungare il brodo, senza spingere troppo sull'acceleratore e senza tirare la corda dei filler finché questa non si spezza. Inoltre, esattamente come ogni buona storia che si rispetti, ci lascia un messaggio ben chiaro che dopo aver concluso l'opera non può che radicarsi nel cuore di ognuno di noi. Non è possibile creare qualcosa dal nulla. Se si desidera ottenere qualcosa, bisogna dare in cambio qualcos'altro che abbia un medesimo valore. Questo scambio equivalente è alla base dell'alchimia. Questa che vi ho appena fatto vedere è, a mio avviso, esattamente la sintesi di ciò che l'opera stessa, dopo tutto ciò che ci mostra nella sua interezza, vuole insegnarci. Fullmetal Alchemist ci sbatte in faccia che ogni azione ha delle conseguenze. Conseguenze che saremo obbligati ad affrontare nel corso della nostra vita. Ci insegna che non si può ottenere niente senza dare niente in cambio. E questo è un concetto che può essere applicato sia alla magica arte dell'alchimia che ai rapporti umani. Ci presenta dei personaggi estremamente carismatici ai quali non ci si può non affezionare, e anche personaggi oscuri e cupi che mostrano l'altra faccia di una medaglia pulita e splendente. Ci presenta dei villains che sono letteralmente epocali e memorabili, uno ad uno. Ci parla dell'umanità, di cosa significa effettivamente essere umani. In Fullmetal Alchemist ogni essere umano è umano a modo suo. Ci sono quelli puri e gentili, quelli più corrotti dai propri pensieri e dai propri vizi, quelli che si lasciano andare e cambiano bandiera in base a dove tira il vento, quelli che pensano che il fine giustifichi i mezzi, e poi ci sono anche dei personaggi non umani, ma che incarnano e rappresentano in tutto e per tutto i vizi dell'umanità stessa. Inoltre, un'altra cosa che ho veramente amato da impazzire quando ho guardato Fullmetal Alchemist Brotherhood, elemento che poi ho visto riproposto, anche se in maniera diciamo completamente diversa e forse anche un po' più articolata, in My Hero Academia, è che nel narrare la storia dei due fratelli viene completamente ribaltato lo stereotipo della figura dei villain, dando loro delle semplici motivazioni, delle motivazioni tanto semplici quanto forti, e dando al villain principale un'identità estremamente stereotipata, ma raccontata in modo che infine risulti essere unico ed inimitabile, introducendolo dapprima attraverso gli occhi e i sigilli dei suoi servitori, sigilli che li legano direttamente a lui, ma dandoci poi informazioni sempre più ben definite nel corso del tempo tramite dei flashbacks ben piazzati. Insomma, in Fullmetal Alchemist troverete personaggi eccelsi e scritti bene, una trama mai banale e piacevole da seguire, uno stile estetico unico e ultra carino, dei combattimenti belli da seguire nel manga che diventano eccelsi in Brotherhood, e in sintesi, se ancora non avete letto Fullmetal Alchemist, se ancora non avete visto Fullmetal Alchemist Brotherhood, io non posso che consigliarvi sia la lettura del manga che la visione dell'anime. Ne vale veramente, veramente la pena e tempo ben speso. Si tratta di una di quelle opere che, se fruite nel momento giusto della propria vita, può aiutare a formare al meglio il vostro carattere e la vostra persona. Un'opera che dopo tutto questo tempo non è ancora invecchiata minimamente. Se invece, come me, conoscete già Fullmetal Alchemist, beh, c'è sempre tempo per una rilettura o un buon rewatch. No? Direi che è arrivato il momento. Io credo che dopo questo video andrò a rileggere l'opera nella sua interezza. Credo di averne bisogno, anche perché ho fatto venire voglia di leggerlo a me stesso realizzando questo video. Arg. Voi invece? Cosa ne pensate? Conoscevate già Fullmetal Alchemist? Lo recupererete se non lo conoscevate già? Fatemelo sapere come al solito qui sotto con un commentino. Io sono sempre super felice di parlare di una delle mie opere preferite in assoluto, indipendentemente dal media d'appartenenza. Questo video quindi si conclude qui. Vi lascio sia a schermo in questo momento che in descrizione i miei social qualora vogliate seguirmi anche altrove, e noi ci vediamo sul mio canale in un prossimo video, sempre di martedì per parlare di robettine nerd e di venerdì per parlare di videomaking e fotografia. Quindi alla prossima gente, bye bye.